medico di famiglia notò che portavo il ginocchio in maniera scorretta, pensava che fosse una situazione ortopedica. Io che portavo questo ginocchio in maniera scorretta neanche me ne ero accorta, insomma. Capitava che qualche volta ero caduta, però tra ragazzi ci ridevamo su. Ero a un matrimonio e sono caduta dalle scale della mia chiesa e niente, praticamente mi si abbassò la palpebra dell'occhio, per cui mi hanno portato da un oculista. Però subito capii che non era una cosa oculistica, insomma, un problema oculistico, ma era una cosa neurologica. Per un annetto e mezzo poi hanno pensato di fare le monoglobuline. Le monoglobuline su di me hanno avuto, a differenza degli altri che fanno cicli con scadenza mensile, a me duravano anche 3 mesi e i risultati li avevo già dopo un paio di giorni. La mia realizzazione era quella di avere delle bambine, ne ho avute 2. Alla seconda gravidanza la dottoressa mi disse: non te ne bastava una? E ho detto no, perché diventerò vecchia. E una sola che si deve accollare un genitore, perlomeno mi dividono. Ho avuto un calo sempre maggiore, non riuscivo a tenere un bicchiere, non riuscivo a camminare da sola, ad allacciare le scarpe, a fare nulla. Mi ricordo quando molto spesso stava in cucina e le cadevano i piatti o i bicchieri da mano. In 26 anni ho avuto vari cali. Diversi, ne avrò avuti 6, 7, sì, forse 6, 7. Quello che ricordo in maniera più triste è stato proprio l'ultimo. In genere la CDP ho notato che intorno ai 45, 50, abbastanza grandicelli. Io l'ho avuta a 18 anni, ero incosciente. Quindi non mi sono neanche resa conto che cosa mi stesse succedendo per poi abituarmici a questa situazione. Però l'ultimo calo che ho avuto è quello che ci ho sofferto forse un po' di più perché avevo le bambine. Adesso ho imparato comunque a controllarla. Io mi auguro di riuscire sempre a trovare il momento in cui mi sento, ecco, la gambina un po' più di legno per bloccarla prima che... Perché comunque gli altri cali che ho avuto pure quando ero più ragazzina, magari sorvolavo perché mi scocciavo magari di dover andare al policlinico per ripassare le visite, perché si era più incoscienti, insomma. Invece adesso, quando percepisco un inizio, fortunatamente sono 7 anni che più o meno sono stabile, insomma, perché sì, ho avuto delle avvisaglie, però sono riuscita sempre a poterle bloccare prima che andassero oltre. Non posso correre, magari mi piacerebbe andare a ballare e non ci riesco. Anche se quest'inverno con le ragazze ho ballato la pizzica, oddio, ho preso anche una bella caduta, però... Una cosa più bella era un'estate e stavamo in vacanza e mi ricordo che mamma dopo, penso da quando
le venne la malattia, non era ancora andata in bicicletta e quindi ha provato ad andare in bicicletta. E mi ricordo che io ero un po' più avanti di lei e quando mi giro ricordo che ho fatto un sorriso con tutti e 32 denti perché è stata una delle mie emozioni più belle vedere mamma che poteva andare sulla bicicletta. Io credo che comunque il Signore non mandi una croce più pesante di quella che uno possa portare. Un consiglio che do è quello di ironizzare. Ecco, io per esempio quando capita che sono caduta, io non mi guardo il ginocchio se mi si è sbucciato, io guardo il pantalone se mi si è rotto.